Luca di MHE, perché lo hai spento? Facciamo la una fame, non piccola ci vedo più intervista. dalla fame, quindi Vuoi un Kinder è Bueno? venuto una fiesta, era la pubblicità. Bene. Quindi cosa hai fatto? Descrivi ai nostri spettatori. Una volta raggiunta l'icona del ground balance, facciamo il tasto pinpoint, premiamo e come sentite c'è questo beep che decreta che la macchina è finalmente stabile e Quindi possiamo abbiamo procedere. effettuato il bilanciamento. Esattamente. Adesso c'è un filo di interferenza poi che stiamo riprendendo, però la macchina è pronta. Quindi vai su questa icona qui e lo bilanci. Sì, la seconda. La seconda, ok. Adesso aumentiamo, anzi è già troppo forse la sensibilità, però è stabile, quindi possiamo andare avanti, vediamo. Anche se è un po' salterello, riduciamo sempre di qualche punto quando comporta in questa maniera. Spiega ai nostri spettatori cosa stai Spazzolata facendo. molto lenta perché comunque abbiamo la presenza di questo, chiamiamola vegetazione, in realtà è erbetta. Ecco perché molto piano, avete visto? C'è qualcosa e se io vado più rapidamente appena smozzica, per cui a patto che abbiate o meno discriminazione, io in questo momento sono comunque in modalità monete, c'è discriminazione zero, intanto c'è un segnale diciamo medio che salterello non mi dà buona, molto basso. Questo è sicuramente un corpo ferroso, risponde sia in un senso che nell'altro con id che saltella, è un id instabile e già cattivo indice, per cui anche se avete una lettura VD più alta in un senso ma non in un altro, c'è qualcosa che non va. Diciamo che è una componente ferrosa abbastanza alta che pur non essendo discriminata in questo momento qua risponde male proprio a livello audio. Come profondità, se guardiamo la scala sulla destra, non è neanche eccessiva, quindi un corpo che è poco profondo ma che risponde così male sul punto di vista dell'audio è sicuramente immondizia. Bene. Scavare può valere come no la pena a seconda di quanto tempo abbiate e quindi saltiamo, si può evitare. Questo è il bello del VLF, anche senza assolutamente discriminare. L'audio parla, l'audio vi comunica, bisogna sempre capire quello che la macchina vi sta dicendo. Discriminare non è che per forza deve star muto. Io se passo sul ferro e la macchina sta muta, occhio, perché spesso e volentieri può anche trovarsi qualcos'altro di buono vicino. Intanto per eliminarmi il ferro la macchina assenta per un istante la sua ricettività ad altri target, per smozzicarvi il segnale del ferro finirà per mascherare un po' anche quello del pezzo buono. Quindi io preferisco dare un volume audio al ferro, farlo suonare piuttosto che eliminarlo e farmi rovinare altri segnali di materiale che può esserci intorno. Vuoi spiegare perché i nostri telespettatori devono seguirci su YouTube? Perché se no mi incazzo.